Leox XF1 Pro. Ragazzi, oggi parleremo proprio di lui, un volante che è uscito già da un po', ne ho vista tutta l'evoluzione ormai da qualche anno, ma ragazzi, come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, oggi siamo qui per parlare dell'XF1 Pro, volante da 27,5 cm di diametro. Soprattutto perché parliamo di un volante che ad un prezzo molto interessante offre un sistema anche con la dashboard. Questo perché si parte dai 520-540 euro più IVA fino ad arrivare ai 700 euro della versione con tutti i paddle. Ma scegliete voi la configurazione più adatta a voi. In questo caso quella che mi è stata mandata è la versione XF1 Pro con 6 paddle. Iniziamo a parlare sempre del packaging, molto curato da parte di Leoz. All'interno troverete il volante e il cavo per connetterlo al PC. Sì, perché come tutti i volanti con lo schermo ha bisogno di un cavo USB di alimentazione. In realtà questo genere di volante è compatibile sia con PC sia con console, con dei dongle particolari che rendono possibile la compatibilità, ma sono compatibili anche con basi Mozza, SimMagic. A secondo della versione potrete acquistare direttamente il quick release più adatto a voi. La versione che mi è stata mandata era quella con il quick release di Mozza, ma io subito ho montato il quick release di Asetek. Inizierei quindi subito a parlare della struttura. Il frame della parte frontale è un carbonio forgiato opaco da 3 mm. Cerco di farvelo vedere al meglio, molto bello. E ci sono anche delle piccole lavorazioni qua nella parte dove ci sono i LED che fanno dei giochi di linee molto interessanti. E proprio subito quando vi parlo del frame davanti vi parlo della rigidità. Pur essendo un volante con impugnature nella parte sotto libere, è tra i volanti più rigidi che ho provato. In realtà la struttura interna delle impugnature è proprio quella del frame frontale, ma vi dico molto rigido. Le impugnature sono in uno Shore credo 80, molto rigide, hanno una piccola parte di morbidezza quando le andate a stringere, ma offrono un ottimo comfort. Il tipo di materiale utilizzato non lascia residui. In realtà il tipo di sensazione che ho quando lo tocco mi ricorda tantissimo l'Esport Sim, mi ricorda tantissimo anche l'F Pro che ho recensito da poco, molto bella. Faccio notare poi che per il genere di impugnatura, vi faccio vedere, io ho le mani grandi, in realtà la parte di scavatura che c'è qua nell'inserto del pollice, in realtà il mio pollice è un pochino più grande, però come vedete, essendo che poi va a smussare in questo angolo qui, personalmente l'ho provato sia con i guanti che senza, non ho trovato nessun tipo di fastidio. Ho trovato poi comodo a livello di ergonomia questa scanallatura che c'è dietro, perché nell'impugnatura, vedete, aiuta tantissimo quella che è la sensazione di grip. Sempre poi nella parte frontale abbiamo 16 pulsanti premibili. Cerco di farvi sentire il rumore e farvi vedere il click. In realtà ci sono anche molto carini due piccolissimi pulsanti qui sotto che io in realtà ho associato a delle funzioni dello schermo, e anche questi molto carini che io ho impostato per cambiare le diverse pagine di dashboard. Ci sono poi dei rotari nella parte del pollice con una cover cap in alluminio anodizzato blu. Non hanno un click molto deciso, in realtà li ho associati a traction control e ABS, e personalmente anche per regolazioni più precise non ho trovato nessun tipo di problema. Nella parte frontale invece abbiamo altri 3 rotari, vedete, anche questi non hanno un click particolarmente deciso, sono anche premibili. Naturalmente poi andranno associati nelle loro funzioni nei vostri simulatori. Ho trovato invece molto comodi due funky switch nei due angoli.
ottimi per girare nei menu e per funzioni particolari che possono esserci nei nostri software. Sono tutti multidirezionali, premibili e rotabili. Intorno a tutti i pulsanti abbiamo queste protezioni in plastica. Mi sembra una sorta di plastica in stampa SLS, è una stampa industriale di alta qualità. La scelta che è stata fatta da Leoz è lasciare questo livello di porosità. A mio avviso nei giochi del volante personalmente l'ho trovato molto carino. E naturalmente nella parte frontale abbiamo questo schermo da 4.3 pollici con una risoluzione di 800x480. Nella parte alta 12 LED per i girimotori e altri 3 LED e 3 LED che possono essere utilizzati per le bandiere, per fare da spotter. Tutto configurabile tramite SIMAB, ma per questo ho fatto un video per voi. Arriviamo adesso alla parte di gestione del software del Leoz. In questo caso si interfaccia direttamente con SIMAB tramite il plugin di SimBridge che dovrete scaricare prima. Una volta scaricato vi troverete qui sulla sinistra Leoz SimBridge e dovrete andare a scegliere la periferica che volete configurare, in questo caso XF1 Pro. E proprio ragazzi in questa schermata potrete andare a configurare ogni parametro di questo volante. Nella parte in alto iniziate a scegliere la dashboard che volete utilizzare tra tutte quelle che già ci sono in SIMAB o scaricate quella che più preferite. Lo schermo poi è naturalmente dimmerabile, come vedete in intensità, scegliete l'intensità che più volete e anche la parte dei LED sono tranquillamente dimmerabili fino ad arrivare a spegnersi completamente. Nella parte paddle andiamo a vedere la parte dei paddle analogici. E in questo caso abbiamo attivato il dual clutch, cioè proprio l'attivazione diversa della paletta destra e sinistra. Vi faccio vedere che tenendo premuta la paletta di sinistra e spostando il valore qui sotto andremo a decidere quanto segnale dovrà avere la paletta di sinistra per le nostre partenze. Una volta associata alla seconda paletta avrete il 100% del segnale. Per partire lasciate la paletta di destra, nel momento stesso in cui le gomme andranno ad avere il massimo dell'aderenza, lasciate anche la seconda paletta e scegliete voi il valore di segnale più adatto. Nella parte sotto abbiamo tutto uno schemino per farvi vedere il funzionamento di tutti i pulsanti che ci sono nel volante. In più nella parte ancora più sotto potremo andare a decidere il tempo che deve intercorrere con i rotari tra un impulso e l'altro. Io ho trovato in 80 il valore più corretto, ma scegliete anche in questo caso voi la velocità di segnale che vorrete per i vostri rotari. Ritorno un attimo nella parte sopra. Per quanto riguarda sempre LED c'è già un profilo studiato per Leoz, ma naturalmente potrete con SIMAB andare a configurarvi i LED come meglio credete. Nella parte destra invece ci sono le associazioni dei pulsanti per andare a fare delle altre funzioni a quelli che sono i pulsanti all'interno del volante. Per esempio io con questi ho deciso di far ruotare tutte le dashboard che ho all'interno di SIMAB e con questi qui sopra ho scelto di visualizzare tutte le pagine che ci sono all'interno della stessa dashboard. In più in realtà ho attivato anche per le dashboard che hanno all'interno dei menu che sono selezionabili anche la parte di questo joystick qui a destra per andare a selezionare quei menu. Ragazzi, personalizzazione massima e in questo caso sono contento che ci sia questa implementazione nativa con SIMAB. Ma ragazzi, andatelo a personalizzare come meglio credete. Penso per quanto riguarda il software di avervi detto tutto. Ragazzi, come avete visto, le regolazioni tramite software sono davvero semplici. SimBridge consente di avere già nella pagina iniziale il diretto accesso a quelle che sono le impostazioni del volante. Personalmente l'ho trovato davvero comodo. Scegliete poi la vostra dashboard preferita nel mare che ne esistono su internet. Arriverei adesso a parlare della parte dietro e subito vi faccio vedere il connettore, tutto in metallo. È un attacco a baionetta. Per staccarlo in realtà basta fare un pochino di forza e l'avete staccato. Connettore 4 pin, in realtà serve per il passaggio dei dati USB. La parte dell'attacco è un attacco da 70 mm e naturalmente per montare i diversi quick release ci sono diverse opzioni. Nel caso abbiate un quick release tipo questo di Asetec, in realtà sarà tutto molto semplice perché ci sono dei fori già prefilettati e quindi lo monterete direttamente e andrete ad avvitare. In realtà con i quick release tipo quello del Mozza, in cui ha bisogno di un accesso nella parte interna, dovrete smontare il volante nella parte frontale, ci sono un po' di viti da togliere, si toglie il pannello e avrete accesso alla parte dietro dove potete mettere un controdado.
Tutto si fa in maniera molto semplice. Voglio fare una piccola nota proprio in questo punto, in cui, avendo dovuto smontare il volante per togliere il quick release Mozza con cui mi è arrivato, ho potuto vedere la cura maniacale con cui è costruito. Tutto ben ordinato, tutto ben riposto, perché la parte dell'elettronica rimane tutta nella parte frontale e quindi questa parte dietro si toglie tranquillamente, perché anche la parte dell'elettronica per quanto riguarda le frizioni, i cambi e quest'altro paddle qua sopra, in realtà l'elettronica sta tutta lato volante. Nella parte esterna della cover c'è solo la meccanica. A mio avviso un'ottima scelta che rende molto semplice anche il disassemblaggio di un genere di prodotto di questo tipo. Arriviamo poi al cambio. Questo è il rumore che fa. Molto rigido, molto compatto a livello di design, funziona con un sensore di Hall ed è calamitato. Il tipo di resistenza è piacevole, hanno pochissima corsa, come potete vedere, ma una struttura ben congegnata. Personalmente mi piacciono i cambi che hanno la parte del fulcro rispetto alla calamita nella parte centrale, vedete? Per quanto riguarda invece i paddle, sono tutti in carbonio sempre forgiato da 2 mm, però vi dico ragazzi, molto rigidi, un ottimo carbonio. Con tutte le palette è possibile spostarle più all'interno o più all'esterno, un ottimo senso di solidità. Ve lo faccio vedere anche qui di lato, premendo nella punta. Rimane molto rigido, è un aspetto da tenere conto su questo genere di prodotti qua. Per quanto riguarda le frizioni e i paddle sopra, sono sensori di prossimità, sono sempre dei sensori di Hall, quindi esenti da particolari manutenzioni e problemi di polvere. Il tipo di feeling è dato da una molla a compressione interna. Ve lo faccio vedere e vi faccio vedere come si comportano. Nel complesso il volante risulta molto leggero, vedete anche il frame qui sopra è davvero stretto, tutta la back cover in alluminio ricavata dal pieno, un progetto ben studiato e molto resistente per questo genere di prodotti qui. Ma penso sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione. Ragazzi, bentornati, arriviamo alle conclusioni finali. Un volante da 275 mm, molto compatto rispetto agli ultimi prodotti che ho testato in questo momento, ma che ben si sposa, per esempio, con la base Asetec, la prima, che sto testando in questi giorni. Questo perché la sua leggerezza e il diametro molto contenuto ben si sposano con potenze di basi di questo tipo, perché più è leggero e ha un diametro contenuto il volante e più le basi hanno la possibilità di esprimere forza e rapidità, e con basi con forze contenute in realtà è un plus. Naturalmente utilizzato con basi da 20-25 Nm comincia a essere una guida più impegnativa con un volante del genere e sicuramente andranno smorzati alcuni aspetti per non rendere dal mio punto di vista il volante troppo reattivo. Arriviamo adesso a uno degli aspetti più importanti, il comfort. Ragazzi, io sono abituato di solito a guidare in realtà sempre con due dita sui paddle e personalmente l'ho trovato molto comodo anche la distanza. Io non so se ci sono persone che invece guidano e spostano ogni volta la mano e in questo caso, come vedete, rimane poco spazio dietro i paddle per metterci le dita. Chi ha mani grandi come le mie potrebbe trovarlo scomodo un volante così piccolo, ma nel mio caso, che guido sempre in questa posizione qua, personalmente non ho trovato nessun tipo di problema sia nell'utilizzo del cambio che per quanto riguarda le frizioni. Anche comodo come posizionamento quello dei paddle superiori. Anche le impugnature, è un tipo di materiale che ultimamente sto vedendo su alcuni volanti, apprezzo tantissimo perché rimane molto pulito ed è bello proprio al tatto anche se non utilizzati i guanti, e offre un ottimo grip dal mio punto di vista, soprattutto per l'ergonomia che offre questo genere di prodotto. A livello di
feedback dei pulsanti in realtà l'ho trovato molto simile ai volanti Cube Control. Personalmente apprezzo sempre e apprezzo anche il click meccanico, che vi fa rendere subito conto anche con i guanti che avete premuto il pulsante e avete attivato la funzione. Per quanto riguarda i rotati sul pollice, li avrei preferiti con un click un pochino più deciso. Io naturalmente utilizzo dei guanti molto fini della Fremma. Non ho potuto provare perché adesso non ce l'ho più a casa, dei guanti un pochino più grandi e quindi un pochino più riempitivi nella parte della mano. Probabilmente con quel genere di guanti dovrete stare un pochino più attenti per quel genere di regolazione. Invece, anche se morbidi allo stesso modo questi centrali, dovendo staccare la mano e facendo questo genere di movimento, personalmente non ho trovato nessun tipo di problema, anche se non sono così duri. Ottimi invece dal mio punto di vista i Funky Switch. Anche a livello di schermo, molto risoluto. Vi dico, è uno schermo IPS. In realtà appena acceso con una schermata molto scura, nella parte qui sotto, con una stanza molto scura, avevo visto una parte di illuminazione LED più accesa. In realtà capita anche con i televisori, io ormai utilizzo da sempre anche per la parte TV degli OLED che tolgono totalmente questo problema. È un discorso di illuminazione. Molto spesso i LED che illuminano schermi LCD si trovano nella parte della cornice e quindi possono tendere con determinati tipi di colorazioni, soprattutto in ambienti e colorazioni di schermo molto scure, a far vedere dei fasci luminosi che un pochino si fanno vedere nello schermo. Però una volta messa la dashboard, qualsiasi essa sia, in realtà quell'effetto sparisce totalmente. Ho amato personalmente le regolazioni su CMAB, tutto molto semplice e intuitivo. Come ho detto, c'è un'applicazione proprio specifica per questo genere di prodotto e in più avere dei pulsanti, soprattutto anche questi qua piccolini, che per fare dei cambi pagina, per fare dei cambi dashboard e non andare ad inficiare su quelli che sono i tasti funzioni dei giochi, personalmente l'ho apprezzato molto. Adesso ragazzi, se qualcuno di voi già lo utilizza e soprattutto, faccio questa precisazione, utilizza gli ultimi modelli, perché c'è stata un'evoluzione, questo è proprio l'ultimissimo che è stato prodotto con le ultimissime novità da parte di Leoz, mi faccia sapere nei commenti. Naturalmente ringrazio Leoz per dare la possibilità al mio canale di poter recensire i suoi prodotti. Sto testando anche la sua dashboard e a breve uscirà la recensione anche di quella. Metterò tutti i link in descrizione per poterla acquistare e ragazzi, vi ricordo sempre un bel like al video, iscrizione al canale è il miglior modo per supportarmi e ci vediamo alla prossima review. Ciao!